Ok, avvito una, no, non è questo. Mannaggia, mi faranno uscire pazzo. Questo è qua. Sì, buonanotte. Buonanotte sognatori, pisca pisca la pisca. E allora, 1, 2, 3, 4, ok, proviamo questo. È strano che non incastrano proprio queste cose. Ok, va bene. Capovolto e vide a posto. Uno e 2. Vabbè, batterie si sono tolte. Sì, ma qua si muove tutto. Ah, perché ne mancano 2. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo che ne mancano 2. Perciò 1, ok, una, un'altra, ok, i sensori. Allora, batteria, positivo, negativo. Sul positivo devo mettere questo. Ok, e qua metto questo, la chiudo così non esco. Va bene. Ora, sensore. Lo scudo frontale di Seabot ospita solo alcuni sensori che permettono al robot di aggirarsi nel suo ambiente. Sensori a ultrasuoni vengono utilizzati per rilevare la distanza di Seabot dagli oggetti solidi, emettendo onde sonore ad alta frequenza
che rimbalzano sugli oggetti colpiti. I rilevatori di luce possono essere utilizzati per cercare la sorgente luminosa più intensa nella stanza. Perciò questi sono i sonar 1 e 2 e qui c'è già la fotoresistenza, che è quella che capta il suono. Allora, trasmettitore, ricevitore, cambia fuoco, la posizione, vado a mettere il primo, che è quello basso, dal fuori al dentro. Ok, perfetto, con l'incastro perfetto. Questo è quello verde. Ok, incastrato perfettamente. E ora ho tutti questi fili, che sono tutti i fili, eccoli qua, della parte sensori frontale. Fili verdi, fili bianchi e fili grigi, che sono le fotoresistenze, e ne ha due. Queste qua sono fotoresistenze, sensore a ultrasuoni, sensore a ultrasuoni, che in poche parole fanno uno manda e uno riceve, o uno riceve e l'altro manda, o in base a come sono progettati qui connessi, che comunque lo vediamo dopo. L'importanza della posizione dei sensori. In natura gli animali hanno sviluppato una vasta gamma di apparati sensoriali che permettono loro di sopravvivere a seconda delle singole esigenze. Tali apparati variano da semplicissime cellule sensibili alla luce, ok, perciò come i cani, infatti. La posizione degli occhi, delle orecchie, del naso sul corpo dell'animale dipende da un modo. Ok, allora loro in poche parole dicono che i sensori sono stati messi in questa posizione per poter andare a coprire una superficie molto più grande. Ovviamente che messi così il sensore stesso manda segnale con un angolo molto più largo. Invece se fossero stati messi qui, ecco qua, frontali, vedeva solo in avanti. E fa l'esempio con i cani, che hanno gli occhi che vanno verso avanti, e con i cavalli che hanno gli occhi diciamo un po' più laterali e vedono un arco più largo. Poi nel fascicolo ci sono anche altri robot, sistemi idraulici. Qua ti spiega appunto come funzionano i robot con movimentazioni idrauliche. Ci sono qui il sistema di base, pistone, potenza doppia quando il secondo cilindro è più grande e il primo cilindro è più piccolo. Ragazzi, qua si potrebbero fare tantissimi video dedicati appunto a tutte queste informazioni. Poi muscoli ad aria compressa, cioè sono delle parti meccaniche dei robot che si muovono grazie all'aria compressa. Gli spruzzi l'aria dentro e lui si gonfia o si sgonfia e ovviamente vanno a fare dei movimenti. Mini muscoli, robot col pannello solare. E qui si parla di un altro robot, qua si parla di robot da combattimento Razer. Razer io lo ricordo ai tempi quando facevano i programmi in TV, era uno dei più forti. Aveva questo becco, eccolo qua, idraulico, che andava a sfondare tutte le carrozzerie degli altri robot. Questo ha una meccanica come ruote composta da 4 ruote motrici suddivise per esempio come carammati, destro e sinistro. Per girare a destra per esempio fa ruotare 2 in un senso e 2 nell'altro senso. Interessantissimo. Qua ci sono alcune foto, eccole qui, che ora ti faccio vedere. Anche se abbiamo superato abbondantemente i 15 minuti di video, eccole qua, 1, 2, 3. Poi ci sono i robot umanoidi, tutte le varie alternative di
15 anni fa, 16 anni fa, anche 20 anni fa. Pesci robotizzati, tavolini robotizzati, robot tosa erba, microchip, questo robot telecomandato per la pulizia delle piscine, ecco, ti dà il topo micro meccatronico, tantissime informazioni. Niente, per questo video andiamo avanti con il prossimo.